Così prendo il treno, vado a Bloomington, dove è il posto dove c'era l'università, e lì ci sono delle persone che mi aspettano, insomma, perciò tutto ben organizzato. C'è una camera per me affittata, e allora, dunque cominciamo a lavorare. Adesso, Luria, cosa fai, Luria? Spiegami cosa stai facendo. Allora lui mi spiega che il suo lavoro già da parecchio tempo era centrato su un fenomeno che lui aveva scoperto. Il fenomeno, questo avviene con dei virus che sono chiamati batteriofagi, generalmente fagi, che vuol dire perché si moltiplicano nei batteri. E questo che lui aveva trovato era che prima di tutto, bisogna dire, lui studiava l'effetto dei raggi ultravioletti, perché quelli si sa che possono danneggiare il DNA, insomma, si pensava che si sapeva già che insomma hanno un'azione sui geni. E lui, quello che aveva scoperto è che se si prende la preparazione di fagi irradiati con luce ultravioletta, perché sono tutti uguali questi fagi, il danno è statisticamente lo stesso, e usano questi per infettare dei batteri, l'effetto che si ottiene dipende da quanti fagi per batterio ci sono. Se c'è un solo fago per batterio, allora pochissimi sono sopravviventi. Sì. Se invece la stessa preparazione si portano 10 fagi per batterio, la sopravvivenza è molto più alta. E allora l'aveva chiamato questo riattivazione da molteplicità, perché la molteplicità è il termine usato per dire quanti fagi per batterio. E lì lui aveva interpretato questi dati in questo modo, che nell'interno delle cellule, tutti questi, quando ci sono molti fagi, i genomi di questi geni di questi fagi si incrociano, per cui se ci sono dei geni danneggiati, questi possono essere eliminati e sostituiti con geni buoni, per cui alla fine, se ci sono abbastanza geni buoni da costruire un fago, questo batterio produrrà dei fagi, altrimenti non ne produce. Insomma, c'è questa riattivazione da scambi, da incroci. E così, allora parlavamo di quello. Quando lui ha detto questo, io ho pensato subito, ma chissà quanti di questi fagi possono collaborare entro un batterio. Il numero non sarà certo infinito. Allora ho deciso di studiare quello, ma non glielo dicevo a lui, perché avevo paura che mi obiettasse, eccetera. E difatti mi sono messo a fare tutto questo lavoro alla sera, quando lui andava a casa. Di nascosto, quasi. Fino a mezzanotte lavorando lì, capisci? E quello che è venuto fuori, che infatti non c'è un numero infinito che possono collaborare, ma è un numero ben determinato, che è sopra la ventina. Perciò andare oltre i 20 sarebbe non necessario. Però entro i 20 è un fatto che collaborano, che interferiscono, eccetera. Insomma, perciò bisogna pensare a quello che succede in un numero di questo tipo. Quando ho avuto questi risultati, li ho fatti vedere a Luria, e Luria è rimasto stupefatto, perché dice, ma questo è un lavoro bellissimo, dice perché non me l'hai detto? Hai detto, ma no, avevo paura che fosse un errore, che era meglio che non te lo dicessi. E insomma, così. Perciò questo è stato il principio. E l'hai pubblicato subito su questo? Sì, pubblicato su Genetics. Sì? No, anzi, è stato un bel lavoro. Poi, questa è la prima cosa. Perciò lì la moltiplicazione, la reattivazione, il fenomeno che lui ha scoperto non c'entrava.